Carissimi amici, buongiorno a tutti. Oggi ci rivediamo per un nuovo filmato. Oggi siamo qui per spiegarvi come sostituire la termocoppia in un forno a gas. Faremo questa sostituzione con una termocoppia di tipo universale, che sono delle termocoppie che vanno benissimo e si adattano con una buona facilità a tutti i tipi di forni. Per prima cosa vediamo qual è il difetto e come procedere per eliminarlo. Bene, ora come si fa normalmente accendiamo il forno. Quindi si deve premere la manopola del gas e vedremo scoccare la scintilla dell'accensione elettronica e dopo qualche secondo l'accensione della fiamma. Ora, come normalmente dovrebbe succedere, mantenendo circa 10 secondi premuto, il forno dovrebbe rimanere acceso in funzione e quindi dovrebbe andare. Invece vediamo che cosa succede in questo caso. Ecco, come vedete la fiamma si è spenta. Quindi questo può succedere o immediatamente appena voi lasciate la manopola, oppure magari dopo 5, 10 o 15 minuti, il che vuol dire che la termocoppia è difettosa e quindi va sostituita. Adesso smonteremo il forno da mobile per prepararlo per questa operazione. Chiaramente bisogna chiudere il gas perché bisognerà staccare il tubo del gas e staccare anche il filo della corrente. Dopo aver smontato e aperto il forno, quindi ora dobbiamo agire sulla termocoppia. La termocoppia è questo elemento qui. Parte dal dietro del rubinetto del gas, del termostato, quello che in pratica regola la temperatura del gas del forno, e tramite questo tubo, questo tubicino di rame, entra nella parte posteriore della muffola del forno e va a finire con un sensore vicino al bruciatore. Quindi ora cominciamo quindi nello smontaggio di questa termocoppia. Dapprima bisogna svitare qui vicino al termostato. E secondo i tipi di termocoppie di marca di forno è necessaria una chiave, può essere una 8, una 9 o una 10. Quindi prendiamo una chiave spaccata numero 8 e andiamo a svitare la termocoppia. Una volta allentata poi si può svitare con le mani. E quindi cominciamo a sfilarla in tutti i suoi passaggi. Ora, come potete vedere, questo tubo entra nella muffola del forno e poi va a finire vicino al bruciatore. Quindi a questo punto dobbiamo andare dalla parte interna del forno e svitare da lì la termocoppia per poterla poi estrarre completamente. Quindi ora dobbiamo girare il forno. Eccoci qua, questa è la parte interna del forno. Allora la termocoppia va a finire, eccola qui, è proprio in questo punto qua. Quindi ora noi dobbiamo svitare questi dadi per poterla estrarre completamente. Quindi ci dobbiamo attrezzare con la chiave giusta. Quindi ora abbiamo le chiavi necessarie per poterla smontare, però prima di smontarla è molto importante memorizzare la posizione della termocoppia, cioè la distanza tra la punta della termocoppia e il bruciatore. Questo è molto importante perché se non sta nel punto giusto, poi la termocoppia non sarà in grado di rilevare il calore giusto e quindi far funzionare appunto la termocoppia e il meccanismo. Quindi ora la andiamo a smontare.
Ora che abbiamo svilato i dati e abbiamo liberato la termocoppia dalla sua sede, possiamo estrarla tirandola dalla parte posteriore. Quindi eccola qua. Questo è l'elemento che dobbiamo sostituire. Allora, questa è la nuova termocoppia che andremo a montare, dove ci sono i bulloni di fissaggio, il fissaggio che andrà sul termostato e degli adattatori. Poi vi farò vedere l'utilità di questi adattatori. Questi adattatori sono necessari perché non tutti gli attacchi sul dietro del termostato sono uguali, quindi a seconda che tipo di attacco c'è dovremo adoperare un adattatore o l'altro. Questa che vedete è una termocoppia di tipo universale, quindi non è perfettamente uguale all'originale, però sono termocoppie che vanno benissimo e hanno la comodità di poter essere montate, appunto essendo universali, sulla quasi totalità dei forni, senza nessun problema. Allora togliamo prima completamente i dati di fissaggio per poter facilitare il passaggio della termocoppia nei vari punti. Quindi la stendiamo delicatamente e ora cominciamo l'inserimento cominciando dalla parte posteriore. Ecco, prendendo la punta e inserendola posteriormente nel forno. Quindi ora passiamo al fissaggio vero e proprio della termocoppia vicino al bruciatore. Allora, dapprima prendiamo uno dei dadi di fissaggio e lo inseriamo in questo modo. Poi inseriamo la termocoppia nella sua sede. Poi prendiamo l'altro dado, quello frontale, e lo fissiamo. Lo inseriamo. Quindi avremo un dado dietro e un avanti e ora quello che dicevo prima è importante rispettare la stessa distanza tra la punta della termocoppia e il bruciatore. Quindi regolando questi due dati dobbiamo rifare la stessa distanza che c'era prima. Quindi ora andiamo a stringere i due dadi in modo tale da poter, ecco così, dovremmo esserci, poi chiaramente bisogna provare. Ora stringiamo i dadi. Ora abbiamo montato la termocoppia vicino al bruciatore. Ora però dobbiamo ripristinare il tubo, il passaggio come era prima e ricollegare la termocoppia dietro al termostato. Allora, questo è il punto dove la termocoppia esce dal forno. Quindi ora dobbiamo rifare lo stesso tragitto della vecchia termocoppia per poter arrivare al termostato. Quindi in questo modo. Qui c'è un punto di fissaggio. E qui adesso arriviamo al termostato. Quindi ora entrano in gioco questi adattatori. Perché
questo attacco non è uguale su tutti i forni, quindi in questo caso specifico bisognerà adoperare questo tipo di adattatore che si mette in questo modo. Si manda indietro questo anellino va posizionato vicino alla punta e poi si inserisce l'adattatore in questo modo e ora potremo invitarlo. Quindi ora stringiamo bene, però bisogna fare attenzione nello stringere che non si crei nessuna torsione a questo tubo. Quindi dobbiamo stringere bene ma non eccessivamente. Bene, ora la nostra termocoppia nuova l'abbiamo rimontata, quindi ora bisogna collaudarla. Ora facciamo il collaudo, quindi accendiamo il forno. Aspettiamo i classici 10-12 secondi. Ecco, ci dovremmo essere ora. Quindi ora lasciamo la manopola e vediamo che cosa succede. Si è spento. Diciamo che scalda bene un po' dall'inizio. Bene, ora lasciamola qualche secondo in funzione, poi riproviamo di nuovo per essere sicuri. Spingiamo un attimo, dobbiamo aspettare un attimino che la termocoppia si freddi. Ecco. Adesso si è sentito lo scatto della termocoppia, ora riproviamo. Ora sono passati 10 secondi e le lasciamo e quindi come vedete il bruciatore rimane acceso. Quindi si può considerare finito l'intervento. Allora, carissimi amici, ora è giunto il momento di salutarci. Ricapitolando un po' le cose, quindi abbiamo sostituito questa termocoppia di forno con una termocoppia di tipo universale che, come già detto, si adattano benissimo su qualsiasi tipo di forno. Gli attrezzi da adoperare non sono attrezzi particolari, quindi serve soltanto qualche cacciavite, qualche chiave, non è un'operazione molto lunga e non è difficile da eseguire, si può fare tranquillamente in casa, basta che uno ha un pochino di manualità, un pochino di pratica, si può fare. La cosa importante è che quando voi staccate la vecchia termocoppia guardate bene il suo posizionamento, cioè la distanza tra la punta della termocoppia e il bruciatore. Questa, la sua posizione, questa distanza è molto importante e chiaramente la termocoppia nuova va rimessa nella stessa posizione. Bene, carissimi amici, dopo tutto questo l'unica cosa che posso dirvi è che se avete dei problemi, volete dei consigli o avete soltanto dei commenti da fare, scriveteli nei commenti e chiaramente iscrivetevi al canale. Grazie, arrivederci. Al prossimo filmato.